Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, stimolati da un gameplay che abbiamo trattato sul nostro canale, che tra i contendenti annoverava Matt Lawrence, che utilizzava una build veramente inconsueta. Il risultato conseguito in quella partita in parte ha beneficiato dal potenziale del color pie utilizzato per l'occasione, quello Simic, foriero nei formati 100 carte di un potenziale veramente elevato, soprattutto sul fronte delle interazioni e delle minacce da proporre a terra. In parte il comandante con la sua curiosa configurazione ad essere al centro di questo archetipo, che sfrutta quella immensa isola sopita per ottenere vantaggi, risvegliando di tanto in tanto la sua colossale possanza. Questa volta parleremo di Arixmetis, Slumbering Isle. Questa strana leggendaria ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel Commander 2018 e sin dalla sua prima apparizione ha destato molto interesse e curiosità sia per le statistiche proposte, veramente importanti, sia per le sue meccaniche, curiose e stimolanti sul fronte del deck building. Ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici, 1 verde e 1 blu, abbiamo un Kraken con forza 12 di costituzione 12 e ben 3 abilità, di cui una in particolare che interagisce direttamente con le magie. Nella prima abilità abbiamo Arixmetis Slumbering Island, entra nel campo di battaglia tappato con 5 segnalini sopore. Nella seconda c'è, fintanto che Arixmetis ha un segnalino sopore, una terra, non è una creatura, tappandola, quando è una terra, aggiunge un mana verde e un mana blu. Infine nella terza troviamo, ogni qualvolta lanci una magia può rimuovere un segnalino sopore da Arixmetis. Il fatto di avere nella zona di comando un connubio tra una creatura enorme che offre un clock di soli 2 turni agli avversari e una terra che nel corso della partita ci può offrire 2 mana per castare le magie sin dal turno successivo al suo ingresso, ci apre le porte a un deck building molto particolare. Di certo potremo sfruttare le magie a basso costo presenti in questo color pie per eliminare in fretta i segnalini sopore dal comandante, così da proporlo come bittante di gesto, ma in realtà per le finalità di questa lista questo non sarà sempre l'obiettivo primario, anzi. Avere un boost di 2 mana in più dal quinto turno in poi potrebbe rivelarsi molto fruttuoso, dandoci modo di mettere in campo tech dall'enorme potenziale, in grado di annichilire le giocate del nemico o banalmente offrirci un value enorme, con cui contrastare gli avversari più ostici. Insomma, questo Arixmetis Slumbering Island va visto sotto la lente di ingrandimento per capirne tutte le potenzialità, ma state certi che in questo video vi ci soffermeremo a lungo sulle sue capacità, spesso nascoste dalle profondità dell'oceano. Già dall'avvisaglia di questo primer si capisce come Arixmetis Slumbering Island sia una leggendaria fuori dai generis, non tanto per le sue statistiche comunque elevate, ma per la sua capacità di comportarsi come una terra, offrendoci, se ha ancora dei segnalini su di sé, 2 mana in più al suo tap. Dopo i primi turni interlocutori, con il suo ingresso riusciremo a sviluppare 6 o 7 mana senza sforzo, così da avere accesso a qualche tech impensabile per un formato veloce come Centurion, come Temporal Fissure, Time Spiral o The Immortal Sun, carte in grado di offrirci diversi vantaggi. A queste affiancheremo alcuni incantesimi, Future Sight e Shark Typhoon, che in combinazione con le magie presenti nella lista ci possono veramente far svoltare anche le partite più complicate. Un boost di mana che però è vincolato all'ingresso del nostro comandante in campo, che comunque costa ben 4 mana, non proprio pochi per il formato. Ecco perché ci avvarremo di qualche accelerino come Arbor Elf, Bird of Paradise per spingere sull'acceleratore. A queste creature, che sono comunque funzionali a rimuovere i segnalini sopore del generale, affiancheremo Gaea's Will, Lotus Petal e Sapphire Metallion, che sono ottime sia nei primi turni sia nel proseguo del match per interagire col nostro Kraken. E visto che qua e là abbiamo qualche tech per stappare le nostre terre, con alcuni incantesimi come Fertile Ground, Utopia Sprawl, White Grow e Wolf Willow Heaven, cercheremo di sfruttare questi accorgimenti, utili anche per recuperare mana dal nostro Kraken dormiente. Sia che vogliamo puntare a sbloccare in fretta il generale come creatura, sia per interagire al meglio con l'avversario, ci servono degli effetti di card draw e con Archmage Emeritus, Ice Fang Coatl e Prime Speaker Zegana uniamo le nostre disponibilità di mana con il desiderio di avere la mano piena. Anche con qualche magia come Ancestral Vision, Frantic Search e Gush proviamo a ottenere un effetto simile e già emergono ulteriori interazioni per stappare le nostre terre, così da avere mana aggiuntivo anche per poter proteggere le nostre giocate più dirompenti. Il generale già di suo è un bittante bello grosso, ma non è in grado di proteggersi da solo, ecco perché spuntano nella lista anche creature che interagiscono con le magie a disposizione, fungendo anche da bersagli per le interazioni avversari, come Delver of Secrets, Demilich, God Eternal Captain, Mulcar Regent e Think and the Eyes, a fare da apripista per il nostro Kraken. Sempre rimanendo in tema di bittanti che possono azzerare i punti vita del nemico, avremo a disposizione Niblis of Frost e Stormwing Entity, che con la loro abilità protezza possono gonfiare le loro statistiche grazie al cast delle nostre spell, rendendo temibili queste minacce in campo. A questo parco creature affiancheremo qualcosa di meno complicato, ma allo stesso tempo efficace, come Extrinker, Tarmogoyf e Tourney Nemesis, che getteranno nel panico anche l'opponente più accorto, che non saprà più come uscire da tutta questa pressione sul board.
Sfruttando molte magie per vari utilizzi, fanno capolino nella lista Snapcaster Mage e Torrential Girulk, che ci offrono un modo elegante per recuperarne una chiave dal cimitero, a tutto vantaggio delle interazioni che dovremo sostenere. Con un piano che punta a castare carte molto dispendiose in fatto di risorse, i counter possono risultare per noi un vero anatema. Ecco perché inseriamo tra il 99 Liar, Disciple of Dawn e Cavern of Soul, giusto per assicurarci che il generale e le nostre tech migliori entrino in campo indisturbate. Inoltre, per aumentare la densità delle carte più specifiche, ci avvaliamo di qualche tutore, con Spellseeker, Melchor Scroll e Solve the Equation, così da avere anche qualche risposta in più, nel caso volessimo far entrare il nostro Kraken in tutta sicurezza. Con un piano di gioco articolato in cui Arithmetic Slumbering Island si propone nella doppia veste di Ramp Effect e di Finisher, il resto della build può preoccuparsi di proteggere il suo ingresso e delle magie più potenti, potendo sempre contare su del mana in più a disposizione. Per fare in modo di avere campo libero utilizzeremo qualche effetto di bounce tra Buzzer Borrower, Leadership Vacuum, Snap, Turn Out e Withdraw, visto che alla fine dei conti chiuderemo quasi sempre con le nostre creature e picchiare indisturbati è sempre un piacere. Per risvegliare il nostro Kraken in fretta non c'è nulla di meglio di qualche cantrip tra Brainstorm, Consider, Gitaxian Probe, Impulse, Opt, Ponder, Preordain, Serum Vision e Slake of Hand, così da soddisfare la nostra fame di risposte alle giocate del nemico, sempre in agguato per osteggiare i nostri piani. Anche tra i counter, vera spina dorsale di questa lista, non baderemo a spese, dedicando ben 10 slot a queste magie, scegliendo tra Daze, Yaori Disruption, Mental Misstep, Remand e Stifle, sempre pronti a proteggerci o a mandare all'aria la chiusura dell'avversario. E visto che il mana a disposizione sarà molto nelle fasi cruciali della partita, con carte modali come Cryptic Command, Mystic Confluence e Sublime Epiphany, proveremo a rintuzzare colpo su colpo l'opponente, traendo grande beneficio da queste magie molto esose. Per risolvere l'avanzata dei board più complicate ci avvarremo di Cyclonic Rift, che non faticheremo a caricare al massimo, riportando agli albori della partita il nemico ormai privo di permanenti in campo, mentre noi facilmente avremo buon gioco con il generale. Resta ancora spazio per qualche carta particolare tra Regrowth e Psionic Blast, giusto per diversificare la nostra azione quanto basta per spiazzare anche i giocatori più incalliti, che faticheranno non poco a capire dove vogliamo andare a parare con il nostro comandante troppo cresciuto. Nonostante Matt Lawrence abbia dimostrato sul campo la sua grande versatilità, Arithmetic Slumbering Island è per lui un po' il suo pack deck, visto l'amore a prima vista verso questa strana leggendaria sin dai suoi primi spoiler del 2018. La passione per questa carta deriva innanzitutto dalla sua versatilità, visto che ci offre sia un bittante corpulento sia una terra, che può offrirci una mirida di impieghi, anche senza trasformarsi necessariamente durante la fase della partita, visto che non è obbligatorio rimuovere i suoi segnalini in sopore. È difficile identificarlo come archetipo, visto che contiene elementi diversi al suo interno, da quelli tipicamente aggro a quelli tempo, persino quelli combo, risultando così anche imprevedibile per i nostri avversari. Forse per quello che piace al suo idatore, visto che Arithmetic Slumbering Island può essere tutto quello che desidera, da placida isola addormentata a Kraken violento e distruttivo. Il concept ideato da Matt Lawrence per questa Arithmetic Slumbering Island va a proporre un gameplay del tutto inedito, in cui molti elementi concorrono a costruire un'azione solida ma mai facilmente individuabile, sia per chi è meno esperto del mazzo, sia per i nemici. Ogni partita fa storia a sé, proprio grazie alla natura intrinseca del generale, che una volta risolto finché resta una terra, ha ben poco da temere, a parte Wasteland e il poco lane date presente nel formato, offrendoci una grande resilienza per sfruttarlo come fonte di mana aggiuntivo. La componente tempo, composta principalmente da peschine e ricursioni, ci è utile per sbloccare il comandante, ma allo stesso tempo ci permette di scavare nelle grimorie in cerca di quegli elementi per avere un value maggiore, magari approfittando del mana in più a disposizione. Le chiusure offerte da Temporal Fissure e Shark Typhoon beneficeranno di questo impianto, prevalentemente composto da magie non creatura, mentre tech quali Future Sight e Immortal Sun ci offrono i vantaggi necessari per soverchiare alla lunga l'opponente di turno. È di certo un mazzo divertente, ma non è per niente facile da pilotare, quindi lo si sconsiglia ai neofiti o a chi ama strategie meno proattive e più conservative, visto che il blu e i counter a disposizione non sono poi così numerosi per controllare la partita. Quindi questo Arithmetic Slumbering Island va saputo apprezzare, come un buon vino che invecchia con calma nella sua barricca, in attesa di diventare un liquore speciale, qualcosa di eccesso, da sorseggiare amabilmente seduti sulla propria poltrona preferita. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo a comprendere come questo archetipo basato su Arithmetic Slumbering Island si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano ai tavoli da gioco. Verso il control deck siamo di fronte a un matchup equilibrato, favorevole se si tratta di archetipi control senza blu, visto che i counter soprattutto contro il nostro generale possono mettere in croce l'intera partita. In quel caso Cavern of Soul diventa fondamentale, perché il nostro Kraken entri indisturbato.
Verso il tempo deck molto dipenderà dalle risposte e dalle giocate che riusciranno a entrare in campo, in un equilibrio dipeso dalle mani iniziali e dalle interazioni, anche se qui avendo densità diverse nelle risposte rispetto a un control, il nostro generale può entrare in azione anche come creatura. Verso gli aggro deck siamo in vantaggio, visto che hanno meno interazioni da proporci, anche se Immune Effect sono problematici per la nostra strategia. Abbiamo comunque dalla nostra la possibilità di partenze rapide, in cui proporre un bittante indigesto praticamente ingestibile per questi avversari. Verso i combo deck la situazione è piuttosto ambigua, visto che in parte il nostro mazzo ha delle componenti combo a sua volta, ma in questo caso l'aggressività nell'azione è l'approccio migliore, non dando tempo all'avversario di assemblare la propria chiusura, sfuggendo ai nostri preziosi counter. Un'ultima considerazione aveva fatta Liovo del Mystery of Trest, una vera nemesi per il nostro archetipo, visto che è in grado di ingolfare completamente i nostri strumenti di card advantage e selection, spegnendo di fatto molte delle possibilità a disposizione per fare nostro match. Insomma, questa build basata su Arixmet di Slumbering Island è per i cuori forti e preparati, ben sapendo che ogni partita sarà una scalata verso la vittoria, offrendoci sempre un'esperienza di gioco degna di essere vissuta in ogni circostanza. Sul fronte delle novità, Matt Lawrence, per questo Arixmet di Slumbering Island, è sempre sull'attenti, alla ricerca di qualcosa in grado di migliorare le performance del suo mazzo preferito, ma alcune scelte non sempre ripagano le sue attenzioni. Recentemente sono stati rimossi dalla lista, anche se a malincuore, God with the Wizard e Dodge and Perfection, che sono state nel mazzo per parecchio tempo, ma che alla fine non riuscivano a incidere più come un tempo, viste le continue evoluzioni del meta attuale. Al momento è sotto i riflettori per un prossimo test di approfondimento Hullbreaker Horror, che ha un costo di cast molto alto, ma questo aspetto per questo archetipo non è un grosso problema, visto che riesce a sviluppare presto molto mana, offrendoci in campo diversi vantaggi vista la shell che è presente nella lista. Eccoci arrivati alla conclusione di questa analisi. Ringraziamo per la disponibilità Matt Lawrence che ci ha illustrato la sua lista del cuore, basata su un generale e su un color pie che possono offrirvi molto tra i campi da gioco del Centurion. Se volete tra le mani un mazzo tecnico che sappia valorizzare le vostre skill, con una leggendaria fuori dal comune nella zona di comando, questo Arixmet Slumbering Island potrebbe fare a caso vostro, purché mettete in conto che avrete bisogno di una buona dose di affinamento per sfruttare al meglio il suo potenziale. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.